Ciao amici, oggi siamo qui da Marangi Strumenti Musicali, come sta capitando spesso, ora che vivo tra Martina Franca e Monza, e quindi insomma sono di casa da anni qui in realtà, nel senso che sono 25 anni che vengo a Martina Franca, vengo sempre in questo negozio e adesso negli ultimi tempi ho invaso il territorio, nel senso che mi sono messo a fare i video anche qua. Anche per stare in compagnia di amici come Carmela, Giovanni, Davide, e Davide in particolare lo assillo, lo dico sempre con tutte le mie questioni filosofiche sulle tastiere, no? Chi segue il canale sa che tipo di approccio io agli strumenti, che è un approccio meno tecnico, meno diciamo sul dettaglio delle opportunità che dà uno strumento, piuttosto sul feeling, ecco, per dirla all'americana. Insomma, io ho un passato con CP5, CP1, tutta questa serie. Il CP50 era il fratello, diciamo, minore del CP5. È secondo me, dal punto di vista poi così qualità-prezzo, è un ottimo compromesso, nel senso che
è un riassunto, diciamo, no, di tutto quello che è successo in quel periodo. Quello lì è un periodo un po' particolare, faccio questa premessa perché io arrivavo dal P250 della Yamaha, lo avevo usato per anni e avevo avuto chiaramente l'esperienza che credo tutti abbiano avuto con quei pianoforti, cioè, erano i pianoforti che si usavano, insomma, no? Yamaha. Poi loro sono usciti con questa serie facendo questi video micidiali del giapponese dentro nel laboratorio e che spiegava le risone cosa avevano voluto fare. Io mi ricordo che effettivamente io ho avuto il CP1 suonato dalle casse, così era veramente incredibile, la qualità poi audio era impressionante, la qualità degli effetti e tutto. Chiaramente aveva il limite di fare solamente pianoforti, piani elettrici e DX, cose del genere. Aveva la scheda FM all'interno, insomma era molto interessante, però era così, aveva quel limite. Tasto bello, tutto a posto. Poi c'era il CP5 che era il fratello, quello con anche gli altri suoni, e quindi pad, cioè, aveva tutto un general, diciamo, di suoni molto, molto vario. E da lì poi si è andati avanti, CP4, fino ad arrivare a quelli odierni. Questo è stato un passaggio molto importante perché era il nuovo approccio, non so come dire, no? Perché c'era dentro un po' di modello fisico insieme al campione, era un ibrido, così si racconta, non si sa, in ognuna di queste macchine non si sa assolutamente niente di quello che veramente, cioè almeno io personalmente non ho mai capito esattamente quale di questi sfruttasse appieno una tecnologia, quell'altra tecnologia, c'è un po' di mistero. Poi ditemi voi se avete notizie, se avete qualche diciamo rumore di corridoio in più, mi piacerebbe sapere quali sono le reali differenze, no, sonore. Io le sento, ma non so descriverle, cioè nel senso che so descriverle a livello di, come dicevo, di feeling, di sensazione, ma non so descriverle esattamente, non so se riguardi l'audio, il calcolo, il campione, non so niente. Quindi ditemi voi. Io quello che sento è che comunque è un suono ottimo, forse più debole rispetto a quello del CP5 a livello di impatto iniziale, ma comunque è quello, la radice è quella lì. Faccio sempre questa cosa perché mi aiuta a capire come mi trovo con la tastiera, no? Come risponde. Devo dire che è bella. Piantata per terra, non so come dire. Un po' rumorosa, però si articola bene. Meglio quella del CP5, bella quella del CP1, ma strane, ho provate un po' e dopo un po' di anni probabilmente si modificano negli anni, ma questo succede un po' a tutte. Questa mi sembra simile ad alcune altre serie di Yamaha, così a occhio e croce che ho provato, quelle anche, sembrano anche un po' quelle che ci sono su alcuni pianoforti da casa, quel periodo. Comunque va bene. Lì poi ogni volta che faccio video qualcuno sotto mi scrive Hammer Action, tutti i nomi delle tastiere. Grazie ragazzi perché mi date una mano e mi fate anche capire insomma che non capisco niente, che non so niente di queste cose. Quello che so è come mi sento poi quando le suono, che effetto mi fanno insomma. E l'effetto quando si tratta del pianoforte si sa, è importantissimo la sensazione che sia sotto le mani. Ora, chiaramente qui abbiamo, tra l'altro, una possibilità di equalizzazione che può
può arricchire. Possiamo scegliere chiaramente poi, entrando nel menu, dove far agire questi EQ. Però sentite che già dando un po' di media su un po' di medie e di acuti, ci possiamo organizzare anche nella stanza in cui stiamo suonando o nel contesto, senza andare a cambiare troppo il suono o sceglierne un altro. Questo è il CF, chiaramente, che è classico di questa serie, perché poi il CFX è stato aggiunto nel CP4. Ora vorrei scorrere, chiaramente c'è anche una versione honky tonk. Ecco, sentite che si sente un po' la differenza che c'era fra questi strumenti di questo periodo, di questa generazione, e quelli nuovi. Qui magari, entrando nel dettaglio, questo honky tonk non sembra un honky tonk di quelli moderni che sono registrati da un vero pianoforte trattato. Qui gli effetti venivano utilizzati per creare queste situazioni e questi suoni, che però avevano questa capacità di reagire al contesto live molto, molto, molto funzionale. Ora l'equalizzazione la sto lasciando perché io suonerei così, cioè, quindi voglio dire, però chiaramente se la levo ho un risultato diverso, si sa, questo è normale. Poi ci sono dance, piano, tutte queste cose molto soul school. Questi c'erano anche negli altri, chiaramente, quello col DX7. Queste cose sono bellissime, hanno una larghezza, una profondità notevoli. Leggermente meno del CP5, però in realtà è diverso, non è che sia meno. Devo dire che da certi punti di vista c'è una compattezza che mi piace. Mi piace. Poi è chiaro che qui si può lavorare sui suoni, cioè con il Rhodes, parecchiarsi delle situazioni, anche perché qui abbiamo tanti suoni a disposizione, quindi la situazione, tanti dicono che sia pesante, ma io non lo trovo particolarmente pesante. All'epoca era normale che pesassero gli strumenti, non so come dire. Questo è il Rhodes, che a me è sempre piaciuto. Ora, io capisco che molti amici professionisti mi dicono insomma, guarda che il Rhodes quello lì è un po' gnucco. Sì, è vero, però io l'ho registrato questo qua in certe situazioni in studio. Non so perché c'è una risposta in questa generazione di Rhodes che mi è sempre piaciuta. Ecco, devo dire che qui sono un po' meno, forse bisogna dargli una mano con le Q, però vedete è immediato. Non lo so. A me piace questo suono. È magico secondo me, ci sono affezionato io forse, non lo so. C'è quella roba proprio del Rhodes, bella viva.
me piace, poi ognuno insomma ci vede il suo. Poi ci sono anche degli organi, ma come spesso dico, in questo caso si sente molto la qualità dello strumento, quindi quello viene fuori, però meno che in altri casi, però anche qui diciamo che chiaramente abituati oggi ai cloni dappertutto, in tutte le tastiere, questi qui sono un po' limitati, però per esempio questo è un bel suono. Anche questi a transistor sono molto belli. Poi c'è da dire che qui c'è tutta un'architettura che riguarda il preamplificatore, un po' come succedeva sia nel CP1 che nel CP5, c'è tutta una modalità di editing che è molto interessante se si entra, perché può capitare di sentirsi complicati, di trovarsi di fronte a qualcosa di complicato. Qui c'è uno schema che cerca di spiegare vagamente quello che è l'architettura, no? Quella che è l'architettura dello strumento. Bisogna entrarci un po', però una volta entrati è tutto abbastanza schematico e si può veramente andare nel dettaglio. Devo essere sincero, qui ci sono tante possibilità belle di utilizzo. E chiaramente con tutti questi suoni a disposizione diventa anche più vasto più vasta la possibilità anche live e tutto il resto, no? Questi sono molto carini. Devo dire che il suono è talmente di qualità che poi alla fine vengono fuori bene questi strumenti, cioè nel senso. Poi ci sono i piani di X che chiaramente sono bellissimi. Ce ne sono tantissimi. Questi sono chiaramente belli, ma diciamo ci mancherebbe anche c'è il Wurlitzer, e anche qui un po' come capitava con il Rhodes. Io sono affezionato a questo suono. Ora questo un po' distorto. Qui in generale, in questa generazione qui, c'era una qualità audio, c'è una qualità proprio dello strumento a livello audio che era di uscita, che era notevole, e questo rendeva tutte queste cose, anche quelle che possono sembrare magari dal punto di vista sonoro oggi leggermente datate, hanno un suono bello. Poi secondo me questi piani elettrici in realtà sono ancora tra i migliori che siano stati fatti da sempre, sinceramente, perché secondo me qui queste cose qui sono fatte proprio bene. Io non sento nessuna cosa. Ecco, questo è un classico, ragazzi, abituatevi. Se acquisterete questa cosa, abituatevi al fatto che ogni tanto ci sono queste patch dove parte la batteria. Mi raccomando, state attenti a eliminarle oppure a metterle in posti dove sapete dove sono, perché cioè tutti gli elettromeccanici comunque
Sono belli. Poi se vogliamo dargli ancora più carogna, sono belli. Belli, belli, belli. Phaser, ce n'è di tutti i colori. E sono belli gli effetti, eh. Eccolo qua, tornato. Eccoci. Sentite che comunque il suono è bello, la qualità è bella, no? Del timbro. Comunque andiamo avanti con ci sono suoni di tutti i generi. C'è un po' il meglio delle generazioni dei sintetizzatori che c'erano a quell'epoca lì. Sono belli i suoni, eh? E poi sì. Cioè, sentite che ognuno di questi suoni ha un mondo intorno, un ambiente che permette di percepirli come qualitativamente importanti, non so come dire. Utilizzabili sul serio, ecco. Belli, belli. E quindi insomma abbiamo a disposizione tanto. In quel periodo da certe aziende si dava, era normale, parlo per chi lo sa, nel senso che chi ha la mia età o di più sa benissimo che una volta certe cose venivano fatte bene e basta, cioè non c'erano possibilità differenti, se una cosa usciva da un'azienda veniva fatta così perché la speranza era quella che facesse successo, che fosse utile, poi si suonava dal vivo sempre e quindi bisognava che una cosa avesse quel tipo di qualità lì per legare con gli altri, per essere all'altezza delle altre cose. Ora è chiaro che qui ci troviamo di fronte a uno strumento che ha partecipato a un periodo dove quella cosa lì stava cambiando, nel senso che nasceva un altro tipo di utilizzo delle tastiere e anche un altro modo di suonare dal vivo, perché è cambiato tutto. Cioè, la tecnologia anche proprio, lo vedo con i microfoni, no? Alcuni microfoni storici, sì, funzionano benissimo ancora adesso, però poi alcuni fonici preferiscono strumenti moderni perché sono più utili, più semplici da usare nel contesto moderno della registrazione piuttosto che del live. Questi erano degli ibridi, stavano un po' nel mezzo, hanno ancora un suono che deve funzionare in contesti, in sala prove, per intenderci, che è io do ancora molta importanza a quell'aspetto, no? Cioè il pianoforte, anche il suono del pianoforte, che in questo caso è assolutamente valido, però rispetto ad alcune cose che sentiamo oggi è più fermo, meno, come dire, dettagliato, ha meno di quei difetti, no? Che hanno i campionamenti moderni, dove si sente lo strumento come se fosse lì, come se con tutte le sue risonanze. Qui no. Questo è un suono di pianoforte. Allora, stavo parlando prima con Davide, si discuteva di questa cosa, no? Certi strumenti di una certa epoca cercavano di ricreare il pianoforte, ma facevano un'altra cosa, erano un altro strumento che prendeva il posto del pianoforte.
vedi CP 80-70, vedi non lo so, anche dopo Roland quando è arrivato all'RD1000 non aveva suonato il pianoforte all'RD1000, faceva il pianoforte. Questi sono degli ibridi, hanno ancora un po' quella mentalità lì, fanno il pianoforte, cioè questo se lo metti dentro le casse in sala prove sembra che c'è il pianoforte, poi ti aggiusti, regoli, fai, però la sensazione è quella lì, ma non ha il dettaglio di alcuni strumenti, anche lì alcuni di voi quando mi dite uso questo plugin bellissimo col computer, puoi scegliere tutto, 100 giga di... Sì, capisco perché poi ci si mette lì dentro quel mondo lì, sembra di... Però non so come dire, per quelli come me legato a questo tipo invece di discorso, quello dove un piano mi deve piacere, me lo devo sentire sotto come uno strumento, poi che sia dettagliato come pianoforte non mi interessa, quello che mi interessa è che quando suono con gli altri la mia presenza sia quella giusta, che io reputo giusta, perlomeno per i miei gusti, poi ognuno la vede a modo suo. Non è detto che un campionamento da 100 giga abbia un risultato poi in questi contesti di cui parlo io, cioè quelli dove un piano così, che sicuramente non voglio neanche andare a indagare su quella che è la dimensione, sicuramente non è quel tipo di dimensione, può avere un'efficacia. Ora poi ce n'erano tanti a quest'epoca, uno sceglie quello che preferisce, c'erano anche altri marchi che stavano facendo le stesse cose più o meno, però è un po' quel periodo lì dove appunto non si sta tanto attenti, c'era molta qualità di base, l'importante era quello, gli effetti, le schede che facevano gli effetti non erano separate da quelle che facevano il suono, da quelle, cioè lo stadio finale di uscita era importantissimo, tutte queste cose avevano una grande rilevanza per chi comprava e per chi vendeva, per chi costruiva, per chi progettava. Il suono si cercava di farlo in funzione di. Ora l'utente è abituato a un dettaglio tale per cui se non sente le risonanze non è contento, se non sente la damper resonance realistica non è contento. Siamo d'accordo, si va avanti, le cose cambiano, è giusto anche questo. Diciamo che poi queste cose non è detto che siano funzionali in certi contesti, quelli live così, no? Perché magari non si sentono, magari non hanno importanza. Chi riesce a farlo, a fare capra e cavoli, cioè a mettere insieme questo discorso, quello un po' pronti via, non è un piano, vabbè fa niente, però lo fa, e il dettaglio anche, chiaramente vince, no? Perché ma anche lì non è, vince sul mercato, ma anche lì non è detto che poi ci sia qualcuno che preferisce l'altro discorso che vi stavo facendo prima. Poi c'è anche chi suona dal vivo con 100 giga e il computer, ognuno fa quello che vuole, fuori il risultato è sempre bello perché nelle orecchie noi abbiamo qualcosa che ci piace e vogliamo che arrivi, ma non vuol dire che una cosa gigantesca non abbia lo stesso impatto di un'altra cosa meno gigante dal punto di vista delle risorse, ma che magari vi aiuta a livello di feeling a sentirvi insieme al resto della musica, no? Questo è importante, questo volevo dire. Dopo questa digressione filosofica che vi avrà riempito la testa e vi avrà anche annoiato, io vi ringrazio Marangi per l'opportunità, per l'accoglienza, sempre. È sempre un piacere, insomma, venire qui, e quindi venite a provarlo, nel senso che se siete in zona Puglia avete voglia di passare da Martina Franca a farvi un giro, qui ce n'è uno ancora pronto da provare ed è secondo me uno strumento che qualità-prezzo è molto interessante e partecipa ancora a quella generazione lì. Le possibilità sono ottime, io vi ringrazio come sempre, vi saluto. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove ci sono tutte le categorie, tutti questi video divisi per categorie, per tipologia di strumenti, c'è la mia musica, le mie canzoni, i miei libri, insomma tutto il mio mondo, tutto quello che faccio c'è lì dentro. E quindi se ci andate mi fa piacere, iscrivetevi al canale che mi fa piacere ancora di più. E vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo prossimamente, un abbraccio, ciao ciao.